Vi spiego il motivo di questa diretta. Molto semplice. La settimana scorsa sono stato a pesca, sono stato qualche giorno in Sardegna con mio figlio e lì ho voluto portare un panchettino di questi classici panchetti che io chiamo panchetto doppio ripiano, poi c'è chi lo chiama cassettoncino, chi lo chiama paniere, insomma questi. E di questi adesso se ne trovano tanti, tantissimi. È l'alternativa piccola, economica al set box, è quello classico, quello da surfcasting. Diciamo, pescatore sportivo, pescatore da scoglio, da porto, da molo, si trova decisamente meglio con questo. Io lo chiamo doppio ripiano perché ha la parte superiore, questa con le scatoline porta accessori, due vani separabili con i divisori e poi nella parte inferiore, per quello che chiamo doppio ripiano, questa, c'è praticamente tutto lo spazio utilizzabile per degli accessori. L'ho modificato applicandoci dei componenti Evo Tripod, che adesso vi faccio vedere, che ho qui sul banco, una figata. Ho fatto un paio di foto e praticamente Giuliano, ho ricevuto nei 2 o 3 giorni successivi, compreso oggi, messaggi da clienti che hanno visto questa foto e volevano questi pacchetti fatti in questo modo. Allora non c'è un pacchetto fatto in questo modo, c'è un pacchetto che si può modificare con i componenti Evo Tripod. Anzi, se adesso andate su fishingevolution.com, anzi andateci dopo, zanzara. Negli ultimi 100 prodotti ne ho caricato uno, ho caricato quello che ho utilizzato io per pescare, un braccetto laterale, vassoio e tante cose. Però vediamo come poterlo configurare, vediamo come modificarlo. Prima di partire io do un'occhiata, vedo se c'è qualcuno, e ditemi se... Sì, ok, abbiamo un Facebook user. Allora, sto andando in diretta sia sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul gruppo Facebook. Solo che dato che il gruppo Facebook è un gruppo privato, bisogna chiedere l'accesso per entrare. Se commentate dal gruppo, io non so chi siete, perché per privacy non si sa, non riesco a sapere chi è. E infatti qui il programma mi scrive Facebook user, quindi magari scrivi chi sei, così vi saluto. Saluto Andrea Meacci, sempre presente in ogni diretta. Salvatore Di Dio. Ciao, ho preso quel box, è ottimo. Fighe, cioè, vabbè, io ce l'ho, attenzione, io ce l'ho. Io ho quello di gara, quello grande, che avete visto, lo Shakespeare, e poi ho questo. In realtà questo l'avevo preso per Christian, per mio figlio. Poi mi ci sono trovato talmente bene che ne ho fatto un altro e l'ho lasciato lì in Sardegna, perché ho detto, ma e quando vengo lì a pesca, pesco 4 cazzate, mi diverto. Alla fine questo è sufficiente. E poi me lo sono attrezzato così. Adesso lo vediamo. Vediamo come attrezzarlo. Ancora Facebook user, poi Andrea Meacci, sì, è vero, stalker. Buonasera, ciao Claudio, grande Claudio Baldassarri. E poi abbiamo ancora, ciao ragazzoni, Facebook user. Allora ragazzi, se mi commentate dal gruppo, scrivete tra parentesi il vostro nome, se volete che vi saluto, perché dal gruppo non so chi siete, non mi dà il nome perché il gruppo è un gruppo privato e per privacy non è possibile sapere chi è che commenta. Voi poi, se vi piace questa live, mi raccomando, datemi una mano a condividerla e direi di iniziare, perché dovevo fare un video per pubblicarlo su YouTube, però ho detto, sai cosa, adesso faccio una diretta e poi da questa diretta faccio i vari tagli e ci carico un video. Iniziamo dal panchetto. Dai, iniziamo dal panchetto. Questi sono i panchetti, come detto, doppio ripiano, 29,90, carini. Nella parte superiore questo pacchettino ha 4 scatoline ad incastro, dove ci puoi mettere dentro delle cosette piccole. Ha un
Vano superiore, questi sono accessori che comunque fanno parte della configurazione. Nel vano superiore ha i divisori che si possono mettere qui per dividere e la tracolla. La tracolla si mette sulle fibbie laterali di qua e di là per portarlo a tracolla. Poi ovviamente io ve lo dico, di questi, ognuno di questo che vendo va via con uno di questi. Questi sono i spallacci Sherpa, modello per panchetto doppio ripiano, che faccio fare io, che si viaggiano sulla stessa linea di quelli già esistenti sul mercato, che magari tanti di voi hanno visto marchiato Camor, California, eccetera, ma io l'ho fatti modificare. Ho voluto fare una versione mia che ho solamente io, che praticamente a differenza di tutti gli altri è totalmente chiuso sotto. Gli altri sono aperti. C'è l'imbragatura, ci sono le due striscette, qui è meno rinforzato, lateralmente il disegno segue la fibbia perché sugli altri batte qua, ma soprattutto la cosa più importante è questa: chiuso con PVC. Anzi, adesso vi faccio vedere pure una cosa fighissima, quanto è bella questa cosa. Winterbox lo conoscete, no? Qui non c'è bisogno di presentazioni. One, two. Poi vabbè, qui purtroppo abbiamo tanto spazio perché c'è il panchetto, bisognerebbe metterci sotto, sai, altre cose, ma se uno dice io mi attrezzo 2 Winterbox, vado a pesca, metto tutto là dentro, qui ci metti il gecchetto e metti spalla e via. Comunque, 2 Winterbox pare. Adesso andiamo a vedere però come configurare questo panchetto. Innanzitutto come si inserisce all'interno del... Ah, non vedi quanti commenti volevo versi. Andrea, Gianluca, Giuseppe Papini, Fiore, Alessandro. Ho preparato l'ordine anche perché hai un ragazzo alla vendita eccezionale. Lo so, ormai tu fai tutto con Giuliano. E la stima è reciproca, però ti dico. Anche se in questo momento sono fermo con la pesca per problemi alla sciatica. Bene, rimettiti. Comunque so tutto io, mi aggiorna passo passo. Inseriamo dentro il pacchetto. Voilà. Andiamo a tirare su la parte posteriore. Agganciamo le fibbie. 1 e 2. E questo pacchetto diventa uno zaino, che io chiamo zaino non solo da pesca, da tutto. Vabbè, c'ho le fibbie strette, fammi un po'. Da tutto, da stadio, da concerto. Io vado al concerto, porto lo zaino, vado da qualunque parte, vado in giro, mi porto questo tipo di zaino, anziché quello morbido, perché quando mi fermo, metto a terra e mi ci metto seduto sopra. Una figata. Ci siamo, ok? Andiamo adesso a vedere come configurarlo sto panchetto, perché questo già l'abbiamo visto. Sul sito c'è panchetto e zainetto a 59,90 e mi pare solo il pacchetto 29,90. Ciao da Alba Adriatica, grande. E questo serve per trasportarlo, ma andiamo a vedere le modifiche e che cosa abbiamo fatto. Ah, qua c'è anche un po' di idea di Domenico, un po' di Giuliano, c'è un mix. Io poi sono quello che si espone e fa vedere cose, però vi devo dire, adesso questo lo metto qui, che qui c'è veramente inventiva di tutti. Questi ragazzi a forza di stanno appresso stanno diventando tutti creativi. Qui, vedete, ci sono 2 fori, qui ci sono 2 fori, l'abbiamo già fatti. A questi fori abbiamo applicato gli ETB16, i corpi. Sono quegli accessori di Evo Tripod che, compresa la clip, sono quelli che vanno davanti alle gambe per tenere la barra.
ma ETB16 è scomponibile, è formato da una clip e un corpo, insieme servono per tenere la barra, separati ci fai veramente di tutto, di tutto. Adesso andiamo a vedere, qui abbiamo fatto 2 fori in linea in verticale, qui 2 in linea in verticale, farò subito l'acquisto se è un grande, grazie mille, grazie Claudio, un romano all'estero, bravo. Andiamo ad applicare i TB16. Come li applichiamo? Semplice, 2 fuori destra, 2 fuori sinistra in linea verticale. All'interno di questi TB16 poi ci faremo passare i tubi da 16 Evotripod. Questo è il paletto Evotripod, quello da 135, tagliato in 2 con 2 boccole. Infatti sono 2 paletti da 67 cm circa. Con la boccola interna, adesso la nuova boccola Evotripod è quella interna, che ha lo stesso diametro del paletto, che permette l'inserimento dei componenti dall'alto e non dal basso, quindi se ce l'hai piantato in sabbia non devi sfilarlo più. Ma andiamo passo passo e vediamo come poterlo modificare. Ovviamente dobbiamo partire dai componenti, dai corpi ETB16A, che andremo ad applicare 2 a destra, 2 a sinistra, e li fissiamo all'interno. Infatti qua dove abbiamo ospitato la clip li andiamo a fissare con una zanzara che mi sta a mangiare un polpaccio con un altro pomello da dentro. Ma prima vi faccio vedere un'altra cosa. Questa vi arriva gratis con l'acquisto del kit e degli accessori. Vi faccio vedere la stecca blocca coperchio. Le nuove stecche blocca coperchio sono in plastica morbida, a differenza di quelle del blocca gambe Evotripod, e ho già praticato un foro a questa altezza in linea della subito laterale al porta tracolla, e la vado ad agganciare, e un altro foro l'ho praticato qua. Perché? Perché in questo modo non mi si capovolge indietro. Ovviamente adesso è vuoto, già così si tiene, ma basta veramente una cavolata per farlo tenere, perché questo quando è pieno ovviamente fa cascare indietro il panchetto. È vero che poi questo quando casca indietro, come succede a me spesso, va, vabbè, questa la lascio, fa così, poi si poggia e non è che va chissà dove, perché la testa batte e si poggia. Ok? Però con questo è tutta l'altra cosa. E tanto per cominciare partiamo dall'omaggio. Di solito quando si fanno queste cose l'omaggio viene all'ultimo, no? Ok? Partiamo dall'omaggio. La stecchetta blocca coperchio viene omaggio quando configurate un panchetto, qualunque cosa ci mettete. Andiamo a mettere dentro questi 2 corpi, 1 e 2. Si vede? Si vede bene? State capendo tutto? Pomello 1, pomello 2. Se li metto qua si vede meglio perché esce, si vede il pomello che esce. Quindi io avvito da dentro il pomello, perché il foro è stato fatto a misura, foro con la puntata 5,5, così tende pure un po' ad avvitare. E cosa faccio? Vado ad applicare il primo ETB16 qua, in realtà non devo farlo uscire tutto, ok? E me lo vado ad avvitare, dentro c'è il dado, lui se lo tira, qua, e il secondo posso avvitarlo direttamente io. E già qui lateralmente io ho la possibilità di inserire un paletto Evotripod o paletto da 16 mm. Ma qual è il bello? È che attorno al 16 mm Evotripod c'è tutto un ecosistema che, grazie sempre agli ETB16 come corpi, a questi inseriti, io ho possibilità di lanciarlo a terra 2 volte, come abbiamo visto, ho possibilità di metterci altri componenti laterali, e adesso andiamo a vedere. Ora mettiamo prima i 2, vi faccio vedere la parte interna, eccoli qua, ci sono i 2, non so se si vede. Ecco.
questo lo blocco in altezza, ovviamente ai blocchi scorrevoli, posso bloccarlo. Io l'ho voluti tagliati corti perché in Sardegna ho provato quelli da 90 cm, erano abbastanza lunghi, tant'è vero che poi ho messo un braccetto laterale e ho appoggiato la canna sul braccetto laterale. Allora ho detto l'altezza giusta per questi, visto che è tipo pesca dal molo, poggi la canna dove il culo sta a terra, non serve tanto alta. Però nessuno vi vieta di configurarlo al telefono con Giuliano e dice no, a me serve alto, serve il paletto da 90 o da 135. Andiamo a mettere gli altri due TB16. Questo è il primo. Questo, eccolo qua. Poi c'è una cosa carina, bella, bella, bella. E questo, lo sta un pomello di questo. Eccolo qua. Ci vanno anche i pomellini inox, quelli più carini. Ovviamente questi sono compresi nel prezzo, quelli inox sono a parte. Poi magari in configurazione dici no, io voglio quelli inox, non mi ho fatto vedere quelli più belli. Non mi interessa, li pago, voglio quelli. Allora, agganciamo, avvitiamo. Ragazzi, vi sta piacendo sta live? Mi date il feedback? Adesso a destra cosa possiamo fare? Metterci un paletto. Un paletto. Pure questo lo portiamo qui. Ah, tra l'altro i paletti hanno la forcella, la punta, la forcella, questa qui arriva già con due forcelle. In fase di configurazione puoi dire io voglio la forcella stonfo, quella inclinabile, che quando appoggio la canna non mi sta così, ma mi viene perpendicolare alla canna, è più morbida. Va bene? Bene. Spettacolo, grazie. Se invece a posto del paletto, andate con le domande grandi, corto, ci mettiamo il paletto con forcella portacanne. Sì, esatto, adesso vediamo tutte le varie configurazioni. E quindi finora abbiamo messo una stecca reggicoperchio, che la stecca reggicoperchio, nel momento in cui chiudete il coperchio, deve essere sganciata, ma questa non ha possibilità di ruotare né a destra né a sinistra, come il cassettone, ma essendo morbida, attenzione, la facciamo piegandola, la facciamo ruotare e poi va dentro. Rimane agganciata qua. Ma è un problema se non rimane agganciata? La sgancio e la metto qua e quando arrivo in pesca apro, la prendo e la rigancio. Però le ho fatte fare più morbide, queste, apposta, per essere più elastiche e adattarsi anche quando due coperchi non sono perfettamente in linea, come in questo caso. Voilà. Ci siamo? Andiamo avanti. Sarebbe figo da un lato metterci la servitora a stonfo. Ce la puoi mettere? È qui che si sviluppa tutto il mondo Evotripod, no? Perché tu qui hai la forcella e il paletto con la filettatura universale, quella standard, a cui ci avviti la forcella, ci avviti la testa di guadino, lo vuoi usare come guadino? Usalo come guadino, c'è il problema. Ci metti la servitora, ci metti tutto quello che vuoi, ci metti la barra stendi-travi laterale con un'altra forcellina appoggiata, magari te la metti in orizzontale, una forcellina. Ci arriviamo. Vi faccio vedere tutte le configurazioni, ma vi faccio vedere una cosa fighissima poi. In quello che ho postato io, per esempio, David 95, assolutamente sì, lo puoi fare anche nel cassettone grande. In quello che ho postato io, qui avevo un foro, ho fatto un altro buco e l'avevo fatto al volo lì in Sardegna con un coltello a punta e ci ho messo questa, la grip e il tubetto portaghi. Ovviamente, attenzione, non serve fare altri fori e adesso capite perché. Una volta messi i paletti,
Ora togliamo un attimo le forcelle perché è da sopra che faremo entrare i componenti. Qui parte la creatività EvoTripod. Con i paletti più lunghi in sabbia li puoi infilare nella sabbia eppure se c'è vento non si muove. Quanto mi piace sta diretta! Cioè, capite? Stanno uscendo le configurazioni, perché io ho preso un po' di cose qua, però la cosa bella è capire che voi siete entrati in questo mood. Cioè che dopo tanto sono riuscito a farvi percepire il mood della modulabilità della free configuration di EvoTripod. E quindi anche voi avete capito che è possibile farci tutto. Quindi qua finisce la diretta. Vabbè, un altro video. Allora, il vassoio, questo è il vassoio Shakespeare, sul sito si chiama vassoio Shakespeare Powered EvoTripod, perché il prodotto è Shakespeare. A me piace questo perché è robustissimo. Però è modificato da noi, dalla nostra fabbrica. Qui sotto c'è lo scavo, c'è l'alluminio per irrigidirlo, c'è l'ETB16 e c'è il blocco, oltre al foro da 16 mm. Quindi questo lo potete inserire tranquillamente dall'alto. Aumentiamo, lo mettete dove volete. Tanto già qua, per esempio, il panchetto apre e chiude. Cosa ha di particolare questo vassoio? A questo vassoio abbiamo tagliato gli agganci. Infatti questo è il vassoio che esce come Shakespeare, che è quello che si aggancia lateralmente al cassone, ma abbiamo prove su prove su prove, abbiamo tagliato gli agganci. Perché ho tagliato gli agganci? Perché questo vassoio te lo prepari un po' come il big basket del cassettone, con tutti i componenti che ti servono al volo, eccetera, che devi avere a portata di mano, perché magari questo poi sta chiuso, non lo terrai sempre aperto, e quando hai finito di pescare, questo lo metti all'interno del cassone. Ovviamente devono andarci via, devi togliere questi, no? Gli ETP16, perché poi lo devi mettere in spalla e va perfettamente dentro al cassone. Adesso io sgancio al volo i due pomelli alti, li lascio un attimo così, perché vi faccio vedere nel trasporto quanto è comodo questo vassoio. Non so se con la stecca reggicoperchio ci va. Sì. Voilà. Ecco. Non so se si vede con la luce. La luce è più diretta. Vassoio interno. Quindi arrivi, che fai? Metti il dito all'interno del foro, tiri sul vassoio, metti fuori e questo vassoio tu c'hai tutte le cosette tue. Io a pesca questo c'avevo la lampadina alla testa, tutte le cose che utilizzavo le appoggiavo qua, un po' tipo servitora. Comodissimo. Adesso rifisso questi, perché poi tu arrivi in pesca, che fai? La prima cosa apri il panchetto, tiri fuori il vassoio, metti gli attacchi laterali e inserisci i paletti. Andiamo a vedere cosa altro possiamo fare. Cos'altro possiamo fare? Lanciami i componenti. Queste live mi fanno male. Allora, qui vediamo con i paletti più lunghi in spiaggia. Ottimo, sì, l'abbiamo già letto. Si può fare sui cassettoni. Comprerei di tutto. Bravo. Questa è una saggia decisione. Distanziatore, ovviamente qua adesso non c'è la boccola. Distanziatore lo conoscete, l'ultimo accessorio uscito EvoTripod, quello che abitato sulle TB20, distanzia la canna per tenerla dritta anche sul
sul picchetto con gambe. Su un ETB16 diventa un braccettino laterale che possiamo inserire sul paletto, che ci porta 3 gancetti per avere rapidamente 3 lenze, perché io immagino che se questa è una pesca tipo feeder a fondo da una scogliera molto semplice, no? Un mini trave, in trave sufficiente, quello che serve. Però ovviamente quello con la boccola ve lo faccio vedere. Arrivo subito. Questo è il distanziatore, no? È quello con questo ha la boccola esterna, questo qui arriverà con la boccola interna che vi permette di inserire i gancetti. Questo qua, ora per dirvene una, e anche per continuare a farvi vedere quanto questo mondo Evotripod è creativo e quanto ti permette. Abbiamo messo il distanziatore, no? Qui hai i gancetti. Nessuno ti vieta di mettere esternamente uno snodo di quelli da forcella, no da porcella, da forcella, uno snodo, girarlo verso l'alto con una forcellina, perché magari il paletto che stai utilizzando, quello è quello più alto, questo lo giriamo qua, questo lo mettiamo qua, e hai la forcellina di lato più bassa, o comunque ci puoi mettere tutto quello che ti pare. Ciò significa che là dove abbiamo abitato, metti qua c'è la servitora, qui c'è la forcellina bassa con la fiammetta sotto, e quindi lì dove abbiamo abitato il braccetto laterale, il braccetto con i gancetti per metterci 2 travi, 2 mini travi, nessuno ci vieta di abitarci il pettinino, quello da 30 per esempio. Ovviamente questi accessori vengono scelti in relazione a dove state utilizzando sta roba, no? Lì dove ho utilizzato io mi servivano 2 lenze, 2 cavolate, quindi se il vassoio ci metto tutto dentro, 2 poggiacanne davanti. Poi ci vuole il portaghi, perché il portaghi è sempre comodo, insomma, perché se utilizzi laghi un tubetto dove metterli è sempre comodo. Allora sì, esatto, se abbassassi questi qua, gli attacchi superiori dei paletti, secondo me ci va anche il vassoio senza doverli smontare, ed è proprio quello che oggi ho detto sul gruppo dei miei ragazzi. Infatti oggi ho mandato un vocale perché io poi sto in macchina e ragiono sulle cose e ho detto raga, ma perché non fate una prova, abbassate i fori, anziché metterli qua e qua, li mettiamo qua e qua, così ci si appoggia al vassoio sopra, e la risposta è stata sì, ci va. Quindi ti dico sì. Per quello tu hai visto, o non so se già eri connesso, i dati, i bulloni quelli più stretti, perché comunque si è perfetto, non dà proprio problemi. E quindi non devi neanche smontarli. Però il fatto è che dovrai comunque smontarli per se tu hai questo e devi metterlo a tracolla e comunque li devi togliere. È vero che puoi svitare i corpi esterni e quindi poi rimangono i 4 maschi, perché sono avvitati sulla plastica, rimangono, stanno lì, non danno problemi, e se magari cascano all'interno. Però con questo poi alla fine tanto per metterlo questi li devi togliere. Cosa ci vogliamo mettere? Ci vogliamo mettere il tubetto portaghi? Assolutamente sì, perché il tubetto portaghi, tra l'altro, non so se sul sito avete visto che c'è il kit vaschetta e tubetto, vaschetta portaesche. Di solito questi viaggiano in pari passo, viaggiano insieme, perché qui ci metti i tubi portati, qui ci metti la renicola e la lenti e poi la riagganci, quindi è tutto insieme con un unico corpo. Quindi questo, eccolo qua, da una parte ci va la clip, il pomello viene svitato e la piastrina della vaschetta va
a sostituire il pomello, oltre che a fare da piazzina Sorregge Vaschetta. Quindi poi dopo io ho qui la vaschetta e qui il tubetto portagli, e qui magari ho il vassoio o il braccetto per appoggiare i travi, e qui ho le forcelle, oppure ho la barra stand di travi qua, perché questo lo tiro, ho quello più alto, e qui ho la forcellina perché sopra la barra stand di travi. Il vantaggio qual è? È che le barre stand di travi Apotripode hanno la filettatura maschio o femmina, che ti permettono di comunque avere la possibilità di metterci una forcellina sopra, così sotto hai 2 travi attaccati, ma sopra ci appoggi la canna, ti arriva da là e non dà problema con i travi. Ma attenzione, adesso. Ho comprato questo pacchetto per usarlo dalla spiaggia e pescare. Sì, allora, Andrea, sinceramente ho comprato questo pacchetto per usarlo dalla spiaggia e pescare, sì. Manca la parte? Avendo già il cassone, il kit modifica è disponibile o va composto prendendo i singoli componenti? Allora, quello che sarà disponibile, perché poi noi qua facciamo i briefing, no? Qui ci mettiamo le cose e poi diciamo sì, ok, ma come li mettiamo sul sito queste cose? Quello che sarà disponibile, che praticamente è la base di tutto, sarà troverai sul sito il paletto con la coppia di ETB16A, e quindi tu mi dici, ma io ne metto solo uno a destra, ti prendi un kit. Una volta che hai preso un paletto, che arriva già con questi, quindi quando ti arriva lo puoi fissare, e questi metti anche sul carrello, sono quelli che utilizzano, non so se avete visto al mondiale, sul carrello avevano il paletto Evo Tripod, ci hanno abitato questi sulla struttura del carrello a destra, e hanno inserito il paletto con la barra, e quindi hanno fatto tutto sul carrello. E quindi tu che fai? Parti da questo kit, dici ok, adesso ho questo kit, che ci metto? C'è la vaschetta con il tubetto portagli, questo c'è sul sito. Solo la vaschetta c'è sul sito. Solo il vassoio Shakespeare modificato, questo sì, sul sito c'è. Ci voglio mettere il braccetto distanziatore con i gancetti, sì, compri sia il distanziatore che la bustina di gancetti. L'importante è che ti ricordi che tutte le cose che vuoi mettere sui paletti devono comunque andare con corpo TP16, quindi questo. E poi comprerai un TP16 da inserire dentro, dove poi ci vai a mettere lateralmente gli altri componenti. E tutto parte appunto da questi kit. E questi saranno i kit che troverai. Se non li trovi a breve, perché sono tante le cose che dobbiamo fare, scrivi a Giuliano 377 6942 432, sta scorrendo qua sotto da quando è iniziata la diretta. Scrivi a Giuliano e gli dici: Giuliano, voglio un kit composto da un paletto corto da 90, da 135, rosso, blu, basic, scegli tu, con una coppia di TB16, così come l'ho visto sul video, e lui ti dà il kit completo. Da qui poi ci sviluppi tutto attorno. Per alloggiare il TB16 con lo Sherpa basta fare delle asole sullo stesso Sherpa nei punti di fissaggio e via. Niente male, niente male. Però poi devi comunque, sì, dei fori, farli uscire. Non so se riesci a infilarlo. Poi di lato c'è i tasconi da provare. Con tutte queste migliorie, con soli 5 fori diventa una bomba, e mi sa tanto che lo comprerò anche io lo zainetto. Lo è, perché veramente è comodo, è comodo. Arrivi in pesca, devi togliere lo sherpa. Guarda, l'unica rottura di palle è che devi togliere lo sherpa, no? Però ce l'hai lì. E la cosa bella è che sotto è chiuso il mio sherpa, non è aperto. Quindi lo togli, lo metti là e apri, agganci la stecchetta, consiglio che do io a tutti, stecchetta, è comoda, e poi avviti, metti i paletti, cioè, però è tutto là. E poi è una figata. C'è un commento che devo leggere.
Si può montare le TB21? Il TB21 è il kit lampada OB. Sì che si può montare, certo, se intendi quella. Sul paletto tu ci puoi montare tutto ciò che è Evotripod. Il basket, vuoi il vassoio grande, ci metti il vassoio grande, faccio vedere. Io ho preferito questo vassoio perché tagliando le clip diventa un piano interno ed è comodissimo, ma se tu ci vuoi mettere il vassoio grande, vabbè, adesso poi manca il pomello, vuoi mettere il vassoio grande, ovviamente come ha detto Andrea Meacci, la servitora a stofo, ci metti tutto, veramente tutto. Vi faccio vedere l'ultima cosa, poi me ne vado a cena. Perché stamattina, no, ieri un cliente ha chiamato, scusa, ma lo zaino per il cassone grande si può avere? Per il cassone grande c'è quell'altro che imbraga il cassone e te lo porti con uno zaino. Sì, Claudio. Ieri un cliente ha chiamato Giuliano e gli ha detto io non voglio il vassoio, voglio la vaschetta come l'aveva montata Andrea. Infatti nella foto si vede che io ho una vaschetta qua. Allora, quella che ho fatto io era un po' una zozzata, perché ho fatto un buco sulla parte dove va la fibbia e avevo abitato questa piastrina per mettere la vaschetta qua, così, che è comodissima perché poi qui ho il tubetto portati, ma non serve fare i fori. Attenzione perché con questa poi chiudo. Qui abbiamo due TB16 che si fanno da sorreggipaletto, all'interno hanno un bullone che li blocca un pomello, ma esternamente hanno un pomello che ne blocca la scorrevolezza. E così come abbiamo visto prima, togliendo il pomello, avvitando la piastrina, andiamo a riutilizzare la piastrina come fosse pomello e blocco anche il paletto. Però poi qua ci metto la vaschetta, che significa che anche di qua ho un altro pomello. Tolgo il pomello, ho comunque una filettatura. Che ci voglio mettere? Il tubetto portali? E ci mettiamo il tubetto portali, senza fare un altro foro. Perché non li voglio qua, perché qui voglio bassi e non voglio nessuno rotture i coglioni sui paletti, voglio solo le forcelline. Che problema c'è? Prendiamo la clip del tubo portali e la vado ad applicare. Mi pare che questa devo levare le due, mi ricordo se serve più lunga o più corta, comunque lo vediamo subito. Vado a utilizzare la clip del tubetto portali come pomello, blocco questo, ma qui ho comunque il mio tubetto portali e quindi senza altri accessori sul gambo, cazzi vari. Quando io ho comprato un kit che è composto da un paletto e due corpi scorrevoli, un kit che è composto da paletto e due corpi scorrevoli, porcellina, forcellina, porcellina, un tubetto portante qua, una vaschetta di qua. E voilà. Poi questo dentro è una figata. Non siete neanche obbligati a tirarlo fuori e inserirlo. Però ovviamente è bello così, perché si inserisce quando è chiuso, lo mettete nel panchetto, cosa che non riesco a mettere perché devo svitare gli TB16. Qua state a cavallo. Ceno presto. Sì, sto valutando il digiuno intermittente. Grande idea, fratello. Allora, adesso smontiamo tutto. Come smontiamo tutto? Semplicemente svitando. 1, 2, via un paletto. 1, 2, via un paletto. Qui c'è la
piastrina per la vaschetta. Se non ci fosse stata la vaschetta ci sarebbe stato un pomello. Qui c'è la clip portali, se non ci sarebbe stata la clip portali ci sarebbe stato un pomello e lo andiamo a rimettere. Quindi andiamo a svitare questo gancio. Claudio, tu dici lo zaino per cassone Shakespeare, no? Mettiamo dentro. E non vi ho fatto vedere tutto, perché ormai ho capito che finalmente anche voi avete capito e compreso un po' tutta la modulabilità dei quadripod, tanto è vero che sono uscite delle idee addirittura da voi, tipo se prendi i paletti più lunghi li pianti in sabbia e non si muove più. Bella cosa, perché no? Bella bella. Al centro c'hai il pacchetto, c'è una canna qua, d'estate appoggiata in verticale, tutto insieme. Smonto. Qui abbiamo un commentone. Sono convinto che con le asole sullo Sherpa, montando fuori nei punti giusti, non hai bisogno di rimuovere neanche il TP16. Ci proverò. Proverò col mio. Sì, ci proverò col mio e ti farò sapere. Ah, ora acquisto il kit e provo. Bravo. Via la stecca. Vi ho detto che la stecca è morbida, quindi si riesce a farla piegare e ruotare internamente. Si vede. Eccola là. Ma si può tranquillamente schiacciare e mettere qua come i 4 componenti. Quindi il kit, alla fine il kit è questo: 2 corpi e TP16 con doppio pomello e paletto. Questo è quello, adesso sul sito negli ultimi 100 prodotti già c'è uno di questi completi, 159 euro, viene una cosa del genere. Però, il cliente ero io, ciao Fabio. Però nessuno vi vieta di andare direttamente in modalità automatica. Un kit